check the mic and make sure it sound right, boys. Buongiorno a tutti e bentrovati. Oggi vedremo come installare su questa IP camera una antenna Wi-Fi esterna per aumentarne la portata. Questa IP camera utilizza un'app che si chiama UC e che è molto diffusa. La IP camera in questione dispone anche di un sensore infrarossi per il rilevamento del movimento. Per effettuare questa modifica ci occorrerà un cavo RP-SMA a cui connettere l'antenna esterna AIPX, che è il connettore che va innestato sulla scheda madre della IP camera. Il connettore IPX è uno standard ormai utilizzato per tutti i moduli Wi-Fi, per cui questa modifica varrà per qualsiasi dispositivo Wi-Fi. Prendiamo la nostra IP camera, come potete vedere marca Escam, e andiamo a smontarla. Vedete, io ho qui pronto tutto il necessario, quindi le viti per il fissaggio del connettore RP-SMA e l'antennina esterna. Smontiamo la IP camera e andiamo a vedere come è fatta al suo interno. All'interno troviamo le componenti principali che possiamo facilmente riconoscere. Innanzitutto osserviamo in posizione centrale il microchip SOC che gestisce tutta la IP camera. In secondo luogo vediamo il modulo Wi-Fi, che è quello che si occupa appunto di collegare la IP camera al nostro modem router, e noi andremo proprio a sostituire questo connettore IPX presente sul modulo Wi-Fi. L'architettura di questo microprocessore appartiene ad una nota famiglia dei processori Realtek che sono stati creati appositamente per gestire le IP camera. Nel lato posteriore di questa IP camera trova spazio il sensore infrarosso, quella specie di cupoletta bianca, e a fianco trovate anche il microprocessore per la gestione del segnale 433 MHz, perché questa telecamera è anche in grado di ricevere i segnali d'allarme provenienti da sensori sulla banda dei 433 MHz. Prima di proseguire, se vi piacciono i miei video e volete vederne altri, vi invito ad iscrivervi al mio canale o mettere il mi piace e attivare la campanella per le notifiche. Ma vediamo dove possiamo posizionare questa antenna esterna. Dopo varie opportune analisi ho deciso di posizionare nella parte bassa della telecamera il connettore RP-SMA per innestarvi la antenna esterna. Per procedere in tal senso andiamo a rimuovere la vecchia antenna presente nella IP camera e si libererà il connettore, e su questo connettore andremo successivamente ad inserire il connettore IPX del nuovo cavo. Dobbiamo adesso predisporre il buco per fissare il connettore RP Smart nella parte bassa della IP camera, così come abbiamo deciso. Effettuiamo il primo buco con una punta molto piccola e poi man mano ingrandiamo la punta allo spessore che ci necessita per far passare il connettore RP Smart. Possiamo anche utilizzare una punta per svasatura senza eccedere troppo nella dimensione del foro, e soprattutto provare il connettore RP-SMA che entri perfettamente e non possa uscire facilmente. Una volta inserito fino in fondo il connettore, con la pinza cerchiamo di estrarlo al massimo e lo fissiamo per il momento con dell'attack, perché non si muova quando poi ci avviteremo il bullone sopra. Andiamo a riparare i collegamenti dell'altoparlante che erano stati interrotti durante l'apertura, facendo queste semplici saldature, e una volta effettuata il collegamento dei cavi altoparlante possiamo andare a rimontare tutta la IP camera. Prima però inseriamo il ferma dado e poi il dado per bloccare, una volta secco tutto l'attack, il connettore in posizione. Con una pinzetta stringiamo bene a fondo
e verifichiamo che non si possa muovere. Proviamo a inserire l'antenna e se il connettore è ben fisso possiamo rimontare bene la telecamera, non prima però di aver connesso il connettore IPX al modulo Wi-Fi. Ecco, in questo caso dovete prestare un po' di attenzione perché il connettore IPX, essendo molto piccolo, è un po' difficile da inserire correttamente. A questo punto andiamo a rimettere al suo posto l'antenna ricevente 433 MHz che serve per ricevere i segnali d'allarme da eventuali dispositivi d'allarme e sensori d'allarme. Andiamo a inserire correttamente i bordi della IP camera e le alette laterali rispettando il verso corretto. Una volta rimontata perfettamente andiamo ad avvitare tutte le viti che abbiamo tolto e inseriamo la nostra nuova antenna esterna. A questo punto non ci resta che provare se la nuova IP camera con la nuova antenna si collega facilmente alla nostra rete Wi-Fi. Colleghiamo il suo alimentatore ad una presa 220 volt, colleghiamo il relativo jack da 5 volt all'ingresso di alimentazione della IP camera e a questo punto attendiamo che il LED di collegamento diventi fisso blu stabile che ci conferma l'avvenuta collegamento della IP camera con il nostro router. Bene amici, con questa operazione abbiamo raddoppiato la portata della nostra IP camera portandola ad una ventina di metri. Nel frattempo io vi invito ad iscrivervi al mio canale e vi do appuntamento alla prossima. Check the mic and make sure it sound right, boys.